Sono Edoardo Canacu, Startup Analyst del Polo Tecnologico Alto Adriatico di Pordenone. In questo video faremo una panoramica delle diverse modalità di finanziamento che una startup può attivare per svilupparsi e crescere. Ci sono infatti vari canali disponibili, da quelli specifici per le startup, come ad esempio business angel, fondi di venture capital e crowdfunding, fino a quelli più tradizionali, come finanziamenti bancari e opportunità di finanza agevolata. Ognuna di queste fonti di finanziamento ha le proprie caratteristiche e risponde ad esigenze specifiche che fanno riferimento alle diverse fasi che la startup attraversano durante il loro percorso di sviluppo. La primissima fase è detta pre-seed e fa riferimento allo stadio della startup in cui c'è praticamente solo l'idea. Questa idea deve seguire un percorso di validazione che le permette di identificare a quale problema l'idea generata fornisce una soluzione, chi trae beneficio da questa soluzione e come la si può mettere in pratica. La seconda fase è detta seed ed è caratterizzata da una validazione del mercato. In questa fase è fondamentale sviluppare un Minimum Viable Product, MVP, ovvero un primo prototipo che racchiude le funzionalità principali del prodotto o servizio e che serve a dimostrare la potenzialità dell'idea e a raccogliere feedback da parte dei primi utilizzatori, the early adopters. La terza fase è detta early stage. In questo stadio vengono effettuati test di mercato e azioni pilota con cui validare il progetto di impresa e il modello di business. Sulla base dei feedback ricevuti vengono fatte le opportune modifiche all'MVP e al business model. In questa fase vengono inoltre poste le basi di un modello di scalabilità del progetto, cercando di acquisire nuovi clienti e ampliando il team. La quarta fase è la fase di crescita. Il modello di business viene ottimizzato sulla base dei feedback ottenuti durante i test. Inizia in questa fase il vero e proprio accesso al mercato, con la strutturazione di una campagna di marketing e di una vera e propria strategia commerciale, mirate entrambe ad aggredire e a conquistare i mercati precedentemente identificati. Tutte queste fasi sono diverse fra loro, ma hanno un elemento in comune, la necessità di finanziamenti. Molto spesso, infatti, la startup consuma le risorse finanziarie di cui dispone senza riuscire a generare un flusso di ricavi sufficiente a ricolmare le casse. Questo è un momento estremamente critico per molte startup che spesso non riescono ad attraversare questa fase e falliscono. Per questo motivo si parla di Valley of Death e per superarla è necessario ricercare fondi esterni. Il primo canale di finanziamento che analizziamo consiste nella cosiddette FFF, Family, Friends and Fools, individui direttamente riconducibili alla rete di contatti personali dei founder. Come dice il nome stesso, questo canale è rappresentato da persone molto vicine al team, che più che nell'idea credono nei founder, a cui sono spesso legati da rapporti personali consolidati nel tempo. I finanziamenti legati a questo canale sono tipicamente non molto ingenti, data la natura degli investitori, e vengono attivati nelle primissime fasi di sviluppo dell'idea imprenditoriale, con l'obiettivo di iniziare il percorso di validazione del progetto. Il secondo canale di finanziamento, preso in esame, è quello dei business angels. Anche queste figure investono nelle prime fasi di sviluppo della startup. Questo canale di finanziamento è rappresentato da reti di investitori privati con elevata disponibilità di capitali che si associano e conferiscono fondi a giovani start-up, diversificando in questo modo i loro investimenti. Queste figure danno un contributo significativo alla startup non solo in termini finanziari, ma anche in termini di competenze manageriali e di conoscenze del settore, facendo spesso da mentori agli imprenditori. La natura associativa di questi soggetti permette loro di effettuare investimenti più ingenti e diversificati, condividendo il rischio associato. Un altro canale che si può attivare è quello del crowdfunding, ovvero una forma di finanziamento collettivo che permette di raccogliere fondi da una folla di microinvestitori tramite un portale online. Questo canale ha avuto un forte sviluppo negli ultimi anni e per quanto riguarda le start-up si distinguono principalmente due tipologie di campagne. La prima è il cosiddetto reward crowdfunding, che prevede che i sostenitori ricevono una ricompensa non monetaria, spesso rappresentata dal prodotto o servizio della startup proponente. Questo tipo di campagna è anche molto utile per effettuare una sorta di test di mercato, cercando di capire come i potenziali clienti rispondono al progetto di impresa. La seconda tipologia di campagna è l'equity crowdfunding. In questo caso gli investitori conferiscono capitale di rischio all'interno del progetto finanziato, ottenendo in cambio delle quote societarie. Questo permette ai founder di raccogliere ingenti somme di denaro senza però perdere il controllo della startup, in quanto gli investitori conferiscono singolarmente piccole cifre, non entrando poi nel merito delle decisioni strategiche della startup.
In ogni caso, le campagne di crowdfunding necessitano di una significativa preparazione, sia in termini di investimenti in marketing, sia in termini di predisposizione di contratti e documentazioni relative all'aumento di capitale. Il prossimo canale di finanziamento è rappresentato dai fondi di venture capital. Questi soggetti sono investitori professionisti e gestiscono capitali di terzi con il compito di generare profitti. È importante sottolineare come questi agenti investono in equity, ovvero entrano nel capitale sociale della startup. Questo implica una leggera perdita di controllo da parte dell'imprenditore. Va però precisato che questi investimenti vengono accompagnati da specifici accordi che disciplinano l'aumento di complessità all'interno della compagine societaria. I fondi di venture capital agiscono tramite una serie di fasi che vanno dalla raccolta dei fondi da investire all'exit, passando per la due diligence e la gestione dell'investimento. Un ulteriore canale, più istituzionale, consiste nell'ottenimento di finanziamenti da parte dei tradizionali istituti di credito. Bisogna però precisare che questo canale viene tipicamente attivato in una fase in cui la startup è già sul mercato ed ha iniziato a generare del fatturato. Questo è dovuto al fatto che in questo stadio la startup è ormai in grado di dimostrare una certa stabilità finanziaria alla banca, che ovviamente deve ricevere delle garanzie in merito alla restituzione dell'investimento concesso e dei relativi interessi. L'ultimo canale che trattiamo in questo video è rappresentato dalle opportunità di contributi e finanza agevolata promosse dal settore pubblico. Ci sono infatti diversi bandi, sia regionali che nazionali, che supportano le start-up nelle prime fasi della loro vita. Ci possono essere sia contributi a fondo perduto che finanziamenti a tasso agevolato. Ad esempio, uno dei più importanti si chiama Smart & Start, un finanziamento a tasso zero gestito da Invitalia e dedicato esclusivamente alle start-up innovative. L'approccio che tendenzialmente si suggerisce di adottare rispetto a queste opportunità è comunque prudenziale, nel senso che non bisogna fare totale affidamento su queste risorse, ma piuttosto considerarle come risorse extra che entrano, anche perché spesso arrivano dopo una procedura di rendicontazione e non in anticipo. Con la prossima slide faremo un riepilogo di quanto detto fino ad ora. Esistono diversi canali di finanziamento per le start-up, ma ognuno di questi deve essere attivato al momento giusto, in quanto risponde ad esigenze specifiche della start-up nelle sue diverse fasi di sviluppo. Nella fase pre-seed, gli investimenti sono limitati, nell'ordine di poche decine di migliaia di euro. In questo stadio esistono due canali di finanziamento principali. Il primo è il cosiddetto bootstrapping, ovvero l'autofinanziamento. Il secondo canale è rappresentato dalle 3 F, Family, Friends and Fools, ovvero persone vicine al team di imprenditori che sulla base di un rapporto di fiducia consolidato nel tempo investono nell'idea. Nella fase di seed, gli investimenti iniziano ad essere più ingenti e bisogna quindi rivolgersi ad altri interlocutori. Tra questi troviamo i business angels, ovvero investitori privati che finanziano congiuntamente giovani start-up. Queste figure forniscono anche una elevata conoscenza del settore e fanno spesso da mentori agli imprenditori. Ci sono poi interlocutori più istituzionali, come istituti di credito e soggetti pubblici, che però hanno dinamiche ben definite e strutturate. La fase di early stage è caratterizzata da chip di investimento ancora più alti, che possono arrivare a diverse centinaia di migliaia di euro. Oltre alla figura dei business angel e dei canali istituzionali, un altro canale che si può attivare è quello del crowdfunding, ovvero una forma di finanziamento collettivo che permette di raccogliere fondi da una folla di microinvestitori tramite un portale online, permettendo allo stesso tempo di ottenere una prima validazione del progetto da parte dei potenziali clienti. Un ultimo interlocutore è rappresentato da soggetti specializzati, ovvero i fondi di venture capital. Questi istituti investono ingenti somme di denaro nei progetti di impresa, a fronte però di una quota societaria non trascurabile e di un processo di selezione molto esigente.